Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Continuiamo la costruzione di Seabot anche oggi. Siamo al 12° numero, vediamo oggi cosa ci fanno fare. Aggiungi il sensore seguilinea, che già lo abbiamo visto il video precedente. Seabot viene dotato di un sensore di precisione che gli permette di seguire una linea tracciata sul pavimento. Ok, lo abbiamo già montato ed è già a bordo e qua ci spiega come funziona. Ci sono due LED infrarossi e due LED che mandano il segnale e due LED che ricevono la risposta e da quella vanno a fargli seguire il segnale. E allora, collegare il sensore seguilinea. Fai passare un cacciavite attraverso il foro ovale nella parte superiore della carrozzeria e allenta le due viti che fissano la scheda del processore di luce del telaio. Ok, allora è questo. No, non è questo. È questa. Non è neanche questa. È un po' un casino, ragazzi, perché... Ah, forse è questo. No, non è neanche questo. Perché io lo sto facendo passo passo, però il robot era già montato. Era già montato ad un livello, diciamo, più avanzato. Questo robot, in poche parole, ogni settimana riceveva nuove parti, usciva in edicola. E capitava che, per esempio, questa scheda che oggi tu andavi a mettere, tra 3 settimane non andava più bene perché te ne davano un'altra, per esempio questa, che faceva sia quel funzionamento che un altro funzionamento. Perciò ora devo capire su per giù quale va messa. Forse questa, però non è il mio caso, perciò questo fascicolo non mi serve a nulla. Non mi serve a nulla. O meglio, aspetta un attimo. Allora sì, lo posso collegare il sensore seguilinea, però non posso collegare la schedina, questa qui, che questa schedina è quella che si occupa a pilotare il sensore seguilinea. Perciò intanto io mi collego questo qui, che è il sensore, questo, eccolo qui, seguilinea, lo passo il filo sotto, così da non essere un problema per le future schede. Ok, questo è il sensore seguilinea connesso, ovviamente non funzionante perché mi manca un'altra scheda. Ora andiamo avanti con i fascicoli e vediamo. Qui ci spiegano che cosa. Robot lavoratori, portano le barelle, fanno le pulizie. Sempre robot, questo qui è sempre Dominator, il robot che abbiamo visto lo scorso video. Le schede, eccole qui, fatte artigianalmente, bellissime, schede elettroniche con microprocessori, perni resistenti. Poi robot con le gambe, anche qui si parla di robot con le gambe, 1000 piedi, a 4 piedi, stabilità statica, una gamba, 2 gambe, 3 gambe, 4 gambe, 6 gambe. 6 gambe sono considerate ottimali, 3 possono essere sollevate mentre le altre 3 vengono lasciate a terra per fornire una solida base. Però ora i robot di oggi fanno a 2 gambe. Robot umanoidi sono fatti a 2 gambe. E allora, se non sbaglio, questo devo anche saltarlo perché si basa sempre sulla scheda quella che non ho. Perciò anche questo numero
processore Sonar va tolto. Qui parlano di quella a due gambe, infatti. Killator. Per chi si guardava Robot Wars nella televisione, in TV, questo è uno dei robot che guardiani che appunto scassava di botte a tutti gli altri. Radiocomandi, trasmettitori, controllare le onde aeree. Per saperne di più, qui si parla dei joystick dei telecomandi. Questo joystick si muove avanti e indietro girando l'asse che cambia il voltaggio ai suoi capi. Perciò in poche parole questo è un potenziometro che varia diciamo il voltaggio in uscita, che va poi a un processore che lo manda a un ricevitore. Questo produce un segnale variabile che viene trasmesso in un meccanismo a molla, è questo qui, che fa tornare la barra di comando alla posizione verticale. Infatti se tu poi lo lasci, boom, lui si riposiziona al centro per alcuni modelli. Per altri invece non c'è la molla e lì non hanno diciamo il ritorno indietro, la retroazione, ecco. Trasmettitori, controllare le onde aeree, robot, gare di robot canidi, giocano a palla, umanoidi che giocano a palla, bellissimo. Un altro, andiamo via. Ovviamente loro per allungare il brodo e far spendere più soldi hanno fatto, qua abbiamo anche il tappetino seguilinea nuovo, si vede che il mio amico non l'ha utilizzato proprio. Tappetino, che questo forse se poi alla fine riusciamo a farlo partire proveremo. La scheda I/O dei Sonar, che io non posso, sì, ok, ora qui mi dà questi che devo andare che sono i distanziali che devo andare a mettere al posto questa scheda. Bene, ci siamo. Questa scheda devo andarla a mettere, però loro la connettono con un'altra scheda, con questa. No, non usano questa, ne usano un'altra ancora. Allora andiamo a smontare le viti, perché ora ci fanno andare a sostituire le viti con questi. Ok, ne metto uno. No, non questo, ma forse queste più lunghe. Vediamo. Aspetta un attimo, prendiamola. Yes. Ok, ci siamo. Sono quelle lunghe. 1, 2. Ok. 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 Andiamo a smontare le altre due. E poi sopra ci va un'altra scheda, che è la scheda di input e output dei sonar, che già i sonar ce li ho messi, l'ho messi qualche video fa. E allora andiamo a prendere i distanziali o distanziatori a vite. Perfetto. Ok,
Ok, avvitiamolo con questo qui. Ok, un altro lo metto qui. Ok, perfetto. 1, 2, 3 e 4. Ora qua sopra ci va lui, messo così, e lui è quella, o meglio, sì, 1 e 2. Sì, eccola qui. E qui ci metto le viti, ho le viti che ho tolto prima, le metto ora. Uno, due, ok, 3 e chissà quante altre volte la dovrò smontare. 3 e 4. E tra l'altro l'ho provato, ho connesso la batteria ma non funziona, però non glielo dire a nessuno, non funziona e non capisco perché. Comunque andiamo piano piano a montarlo tutto. E allora, sensore, vediamo, e allora stringiamo tenendo progetto, testare la modalità di Seabot sul retro della scheda, il suono interruttore rosso. Ok, questo è qui, la posizione 0 è con la levetta in alto, la posizione 1 è con la levetta in basso. Te la faccio vedere da vicino questa scheda. Questa diciamo che abilita una programmazione nel robot con tutte e 4 le levette in alto, posizione 0000. Seabot è in modalità segui luce, come precedentemente spiegato. Porta l'interruttore nella posizione on, lo speaker di Seabot emette 4 brevi beep, un beep lungo indica la posizione 1, ma lo speaker neanche ce l'ho. Comunque devo andare avanti, purtroppo lo devo fare perché i pezzi che ci sono questi e devo correre per andare avanti, lo devo provare solo alla fine. 15, andiamo a 15. Montare il trasmettitore e ricevitore sinistra, e questi già sono montati. Vanno montati esattamente qui, anche se non ci arrivo. Ah, ok, quello bianco. Ah, ok, ho capito, perciò quello verde va sopra, quello bianco che è qua sotto. Per poterlo passare in maniera corretta, dato che è molto più lungo, perché appunto deve arrivare qui, devo passarlo qui giù. Ok, lo incastro. Si sta combinando un casino, però so cosa sono i vari componenti. Prima invece quando l'ho preso era già montato, ma non conoscevo nulla di queste schede. Ora ti so dire per filo e per segno cosa sono e cosa servono. Per esempio, questa, se sei arrivato ora e non hai visto gli altri video, questa è la scheda che si occupa al controllo pilotaggio dei motori.
motore 1, motore 2, questi sono tutti i transistor. Questo è il connettore che viene interfacciato a un'altra scheda che c'è sotto di questa. Quella scheda è la scheda che ci sono connessi i sensori di luce, le fotoresistenze, destro, sinistro. Poi ci sono connessi anche l'alimentazione, che è questa qui, e poi il sensore di sotto, che è il seguilinea, perciò questa sotto è la scheda di input output per tutti i sensori, questa sopra invece è la scheda di controllo per quanto riguarda i sensori sonar. Ora vado ovviamente a connettere anche l'altro, perché già so dove vanno, e ne metto quello verde va sopra, che ha anche il filo più corto, quello bianco lo passo pulito, bello sistemato, incastrato qui e portato fino a qui. Ok, e qui ci sono i sonar, sono connessi. Questo abbiamo detto che è la programmazione, ecco, sono 4 tasti on off che ci danno appunto i bit 0111 o 0000 1111. Ad ogni